Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eve Tethys Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 29 novembre 2021. Cos'è Eve? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eve durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Eve? Eve ha un farmaco a base del principio attivo clormadinone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Tethys Pharma SRL. Eve può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Eve 2 mg più 0,03 mg 1x21 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Sandoz SPA. Concessionario Tethys Pharma SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo clormadinone più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica compresse rivestite. Indicazioni contraccettivo ormonale. La decisione di prescrivere Eve deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Eve e quello associato ad altri COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Una compressa deve essere assunta ogni giorno alla stessa ora, preferibilmente alla sera, per 21 giorni consecutivi, seguiti da un intervallo di 7 giorni durante i quali non vengono assunte compresse. Da 2 a 4 giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa inizia un'emorragia simile alla mestruazione. La somministrazione deve essere ripresa dopo i 7 giorni di sospensione, con una nuova confezione di Eve, che il sanguinamento sia terminato o meno. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film devono essere tolte dal blister, rispettando la posizione contrassegnata con il corrispondente giorno della settimana, e deglutite intere, se necessario con un po' d'acqua. Le compresse devono essere assunte quotidianamente seguendo la direzione della freccia. Inizio della somministrazione delle compresse. Nessuna somministrazione di un altro contraccettivo ormonale durante l'ultimo ciclo mestruale. La prima compressa deve essere presa il primo giorno del ciclo naturale, cioè il primo giorno di sanguinamento della mestruazione successiva. Se la prima compressa viene presa il primo giorno di mestruazione, la contraccezione inizia a partire dal primo giorno di somministrazione e continua anche durante i 7 giorni di sospensione. La prima compressa può anche essere assunta dal 2 al 5 a giorno del periodo mestruale, che il sanguinamento sia terminato o meno. In questo caso sarà necessario adottare ulteriori misure contraccettive per i primi 7 giorni di somministrazione. Se le mestruazioni sono iniziate da più di 5 giorni, è necessario attendere la successiva mestruazione prima di iniziare ad assumere Eve. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale a Eve. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale combinato. La donna deve iniziare a prendere Eve il giorno successivo all'intervallo libero da compresse, o durante il quale si assumono compresse placebo, del precedente contraccettivo ormonale combinato. Passaggio da un contraccettivo solo progestinico a Eurosmini pillola Euro-S. La prima compressa di Eve deve essere presa il giorno dopo la sospensione del contraccettivo progestinico. Nei primi 7 giorni devono essere utilizzate ulteriori misure contraccettive meccaniche. Passaggio da un contraccettivo ormonale iniettabile o da un impianto. La somministrazione di Eve può iniziare il giorno della rimozione dell'impianto o il giorno per il quale era prevista l'iniezione successiva. Per i primi 7 giorni devono essere prese ulteriori misure contraccettive di tipo meccanico. Dopo un aborto spontaneo o un aborto nel primo trimestre. Dopo un aborto spontaneo o un aborto nel primo trimestre la somministrazione di Eve può essere iniziata immediatamente. In questo caso non è necessaria alcun'altra misura contraccettiva. Dopo un parto, un aborto spontaneo o un aborto nel secondo trimestre, la somministrazione a donne che non allattano al seno può iniziare 21-28 giorni dopo il parto. In questo caso non è necessaria alcun'altra misura contraccettiva. Se la somministrazione inizia oltre 28 giorni dopo il parto, per i primi 7 giorni di trattamento con Eve sarà necessario adottare ulteriori misure contraccettive di tipo meccanico.
Se la donna ha avuto nel frattempo un rapporto, prima di iniziare la terapia è necessario escludere una possibile gravidanza, oppure attendere il successivo periodo mestruale. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. EVE non deve essere assunto dalle donne che allattano al seno. Dopo l'interruzione di EVE, dopo aver interrotto la terapia con EVE, il nuovo ciclo mestruale può ritardare di circa una settimana. Assunzione irregolare. Se una donna ha dimenticato di assumere una compressa, ma la prende entro 12 ore, non è necessario adottare alcuna ulteriore misura contraccettiva. Le successive compresse devono essere assunte come al solito. Se sono passate più di 12 ore dalla dimenticanza, l'effetto contraccettivo può essere ridotto. La gestione delle compresse dimenticate può essere effettuata seguendo queste due regole fondamentali. L'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamico pituitario ovarico è necessaria un'assunzione ininterrotta della durata di 7 giorni. L'ultima compressa dimenticata deve essere assunta immediatamente, anche se questo significa prendere 2 compresse contemporaneamente. Le compresse successive devono essere prese come al solito. Inoltre devono essere prese ulteriori misure contraccettive meccaniche, come il preservativo, per i 7 giorni successivi. Se le compresse sono state dimenticate nella settimana 1 del ciclo e il rapporto ha avuto luogo nei 7 giorni precedenti la dimenticanza delle compresse, compreso l'intervallo libero da compresse, è necessario prendere in considerazione la possibilità di una gravidanza. Maggiore è il numero delle compresse dimenticate e quanto più la dimenticanza approssima al normale intervallo libero da compresse, maggiore è il rischio di una gravidanza. Se quella in uso contiene meno di 7 compresse, si deve iniziare la confezione successiva di EVE subito dopo aver terminato la precedente, ciò senza alcun intervallo. Il normale flusso da sospensione non si verificherà probabilmente fino al termine della seconda confezione. Tuttavia durante l'assunzione delle compresse può spesso verificarsi sanguinamento intermestruale o aerospotting AEROS. Se al termine della seconda confezione non si verifica il flusso da sospensione, deve essere eseguito un test di gravidanza. Istruzioni in caso di vomito o diarrea. Se il vomito si verifica entro 4 ore dall'assunzione della compressa, o se insorge diarrea in forma grave, l'assorbimento può essere incompleto e non viene pertanto assicurata un'adeguata contraccezione. In tal caso devono essere seguite le istruzioni del paragrafo somministrazione irregolare AEROS, vedere sopra. L'assunzione di EVE deve essere continuata. Come ritardare il flusso da sospensione? Per ritardare un ciclo la donna deve continuare con un altro blister di EVE senza rispettare l'intervallo libero da compresse. L'estensione può essere prolungata per tutto il tempo desiderato, fino alla fine della seconda confezione. Durante l'estensione la donna può avere sanguinamento intermestruale o spotting. La regolare assunzione di EVE va poi ripresa dopo il consueto intervallo di 7 giorni. Per rinviare il ciclo a un altro giorno della settimana rispetto a quello al quale è abituata con lo schema attuale, alla donna può essere consigliato di abbreviare il successivo intervallo libero da compresse di un numero di giorni a piacere. Più breve è l'intervallo, maggiore è il rischio che non si verifichi flusso da sospensione e che la donna abbia sanguinamento intermestruale e spotting nel corso dell'assunzione della confezione successiva, proprio come quando ritarda un ciclo. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Inoltre EVE deve essere interrotto immediatamente nel caso uno di questi disturbi insorge durante la somministrazione. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa EURO-TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina II, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4, 4, rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4, 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4, 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come
diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, epatite, ittero, funzionalità epatica alterata, fino a quando i valori di funzionalità epatica sono tornati normali, prurito generalizzato, colestasi, specialmente durante una precedente gravidanza o una terapia estrogenica, sindrome di Dubin-Johnson, sindrome di Rotor, disturbi del flusso biliare, presenza o anamnesi di tumore epatico, dolore epigastrico grave, ingrossamento del fegato o sintomi di emorragia intraaddominale, vedere paragrafo 4.8. Prima insorgenza o recidiva di porfiria, tutte e tre le forme, in particolare la porfiria acquisita, presenza o anamnesi di tumori maligni ormone sensibili, per esempio della mammella o dell'utero, pancreatite o anamnesi di pancreatite, se associata con ipertrigliceridemia grave, prima comparsa di emicrania o insorgenza di attacchi più frequenti di cefalea di intensità insolita, disturbi sensoriali a insorgenza acuta, per esempio disturbi della vista o dell'udito, disturbi motori, in particolare paresi, aumento di frequenza delle crisi epilettiche, depressione grave, otosclerosi aggravatasi durante precedenti gravidanze, amenorrea dovuta a causa non accertata, iperplasia endometriale, sanguinamento genitale dovuto a causa non accertata, ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi dei componenti elencati al paragrafo 6. La presenza di un fattore di rischio grave o di fattori di rischio multipli per trombosi venosa o arteriosa può costituire controindicazione, vedere paragrafo 4.4. È controindicato l'uso concomitante di EVE con medicinali contenenti ombitasvir barra paridaprevir barra ritonavir ed asabuvir, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. L'impiego dei contraccettivi ormonali combinati, COC, con il fumo di sigarette aumenta il rischio di gravi effetti indesiderati cardiovascolari. Il rischio aumenta con l'età e con il numero, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Al fine di identificare potenziali interazioni, si devono consultare le informazioni sulla prescrizione di medicinali assunti in concomitanza. Interazioni farmacocinetiche. Effetti di altri medicinali su etinilestradiolo 0 e 03 mg. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere EVE insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda a euro, Eurosaprepitant Teva a euro, Eurosaptivosa a euro, Eurosatanto a euro, Eurosatazanavir Accorda a euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa a euro, Eurosatazanavir Krka a euro, Eurosatazanavir Milan a euro, Eurosatazanavir Sandoza a euro, Eurosaurantin a euro, Euroscarbamazepina a euro, Eurosdintoin a euro, Eurosdintoin a euro, Eurosimin a euro, Eurosevotaz a euro, Eurosfenitoin a icma a euro, Eurosgamibeta complex a euro, Eurosgardinale a euro, Eurosivemen a euro, Eurosluminale, compressa a euro, Eurosmavireta a euro, Eurosmicobutin a euro, Eurosmisolini a euro, Eurosnervaxon a euro, Eurosnevirapina Milan a euro, Eurosnevirapina Sandozba a euro, Eurosnevirapina Teva Italia a euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a euro, Eurosreietax, capsula a euro, Eurosrifadina a euro, Eurosrifatera a euro, Eurosrifina a euro, Eurosrifocina a euro, Eurostargretina a euro, Eurostegretula a euro, Eurostelzir, compressa rivestita a euro, Eurostelzir, sospensione a euro, Eurostolipa a euro, Eurosviramone a euro, Eurosvolsivia a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere EVE durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere EVE durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. EVE non ha indicato durante la gravidanza. Prima di iniziare la somministrazione del medicinale la gravidanza deve essere esclusa. Se durante la terapia con EVE si verifica una gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I contraccettivi ormonali combinati non sono noti per esercitare effetti negativi sulla capacità di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Studi clinici con EVE hanno dimostrato che gli effetti indesiderati più frequenti, 20%, sono emorragia intermestruale, spotting, cefalea e tensione mammaria. In genere l'irregolarità delle perdite diminuisce con vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono informazioni di gravi effetti tossici in caso di sovradosaggio. Si possono verificare i seguenti sintomi: nausea, vomito e un modesto sanguinamento vaginale, soprattutto nelle ragazze giovani. Non esiste alcun antidoto. I sintomi devono essere trattati sintomaticamente.
In casi rari può essere necessario il controllo del bilancio idroelettrolitico e della funzionalità epatica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse. Codice ATC. G03A15. Meccanismo d'azione. La somministrazione continuata di EVE per 21 giorni inibisce la secrezione. Proprietà farmacocinetiche. Clormadinone acetato, CMA. Assorbimento. In seguito a somministrazione orale CMA viene assorbito rapidamente e quasi completamente. La biodisponibilità sistemica di CMA è elevata, poiché copyright non ha soggetto a dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta degli estrogeni è scarsa. A causa della notevole differenza fra le specie degli animali da laboratorio e in relazione alla specie umana, i risultati degli studi con elenco degli eccipienti nucleo, lattosio monoidrato, magnesio stearato, pH.eur. Amido di mais, amido pregelatinizzato, rivestimento, olio di cotone idrogenato, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, talco, titanio diossido, E171, ossido di ferro rosso, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di EVE a base di clormadinone più etinilestradiolo sono: Belara, Libella. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.